Salve a tutti! Ecco qui il circuito di sicurezza in tensione, finalmente completato. Quindi, come si può vedere, è venuto abbastanza compatto. Diamo uno sguardo da vicino. Quindi, questa sarebbe la porta di sensing di tensione, questa la porta di interruzione dell'alimentazione, mentre questa la porta della tensione ausiliaria. Qui vi è il relè che è abbastanza grosso, quindi ingombrante, però è per reggere i 10 A di corrente. Poi qui vi è il buzzer, il segnalatore acustico che segnala appunto quando viene superata la tensione limite. Qui vi è lo stadio di flip-flop che viene comandato nel caso di spegnimento del relè da questo amplificatore operazionale messo in modalità di comparatore. E poi qui vi è il pulsante per il reset, quindi quando scatta il circuito di sicurezza, poi per ripristinare il contatto, quindi richiudere il relè, basta premere il pulsante e quindi si resetterà. Quindi stesso principio di funzionamento del circuito di sicurezza in corrente. E poi qui ovviamente c'è un voltometro a 3 cifre per andare a visualizzare la tensione di set point in modo da avere un riferimento visivo della tensione limite a cui poi scatta il circuito. Ovviamente anche questo ha qualche piccolo difetto, quindi non misura proprio il centesimo di volt, però ci accontentiamo perché non vogliamo spaccare il capello, quindi meglio avere un riferimento che non averlo proprio. Quindi non è un voltometro professionale, però ci accontentiamo. Quello che faremo nel video di oggi sarà effettuare un test su questo circuito di sicurezza in tensione, quindi per verificare che in effetti tutto funzioni correttamente. Per svolgere il test andrò ad alimentare il circuito con una tensione isolata a 12 volt, mentre sul connettore di alimentazione andrò a mettere un'altra tensione isolata che alimenterà un semplice carico dato da una lampadina, mentre il sensing lo andrò a posizionare sul variac in modo da testare che il circuito funzioni effettivamente fino ad alte tensioni. Quindi di volta in volta cambierò il set point e vedremo questa lampadina spegnersi quando la tensione supera il valore impostato. Ecco qui il setup di misura, quindi ho connesso il circuito di sicurezza in corrente come vi avevo detto, quindi alimentazione ausiliaria di 12 volt che è isolata, la connessione della tensione di sensing sul variac dove c'è questo multimetro attraverso il cui andremo a misurare la tensione che viene rettificata in uscita del variac, e qui ho posizionato la lampadina, quindi in questo momento è disconnessa, ma appena verrà connessa abbiamo che l'unico interruttore sarà il relè e, e questa lampadina è connessa con quest'altro alimentatore anch'esso isolato, quindi tutte e tre le fonti di alimentazione sono isolate. In questo momento la tensione di soglia è impostata a 111 volt, che leggiamo sul multimetro più affidabile, mentre in realtà sul voltometro a 3 cifre viene riportato 92 volt. Quindi adesso connetto
la lampadina e inizio a salire con la tensione. Aumento, si vede che la tensione sale, ora siamo a 70. Siamo a 108 volt, adesso dovrebbe scattare. Ok, con 2-3 volt di differenza il circuito è scattato, quindi ha chiuso l'alimentazione. Questo suono è davvero molto fastidioso. Ora aumento la tensione fino a 350 volt, quindi in modo da testare anche le alte tensioni. 350 perché il Variac oltre questo fa un po' fatica, quindi ok, ho impostato a 362 la soglia, aumento la tensione, sono a 350, ok, a 360 è scattato, quindi il circuito funziona perfettamente, a parte questo rumore. Molto bene, quindi come abbiamo visto durante la fase di test il circuito funziona perfettamente ed inoltre la soglia di scatto sembra essere anche abbastanza precisa, oltre al fatto che ovviamente, ripeto, questo voltometro digitale ha qualche imprecisione dovuta alla misurazione che fa, quindi non dipendente dai valori del circuito. Per quanto riguarda invece l'ultima parte del video, quindi quella dedicata come sempre agli errori che sono stati commessi in questo progetto, c'è da dire che questa volta non ne sono stati commessi, quindi la scheda è partita al primo colpo senza nessun problema, e quindi come dico sempre in questo caso c'è una buona dose di fortuna quando succedono queste cose, ma soprattutto dovuto anche al fatto che questo progetto in effetti non richiedeva una difficoltà così elevata. E poi soprattutto su scheda ci sono pochi componenti, quindi era più difficile sbagliare che farlo giusto. Molto bene, quindi sono davvero soddisfatto della riuscita di questo progetto e soprattutto risulterà davvero molto utile, quindi questa scheda verrà utilizzata molto spesso in quanto è davvero molto importante garantire la sicurezza quando si fanno certi esperimenti. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!